Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati nel mio canale. Nel video di oggi andremo a vedere come assemblare il comodino dell'IKEA della linea Platza. Ecco qui. In realtà questo comodino non esiste in commercio, o meglio, esiste ma è una parte di un mobile molto più grande, quindi potrete comunque realizzarlo come ho fatto io. Io vi metterò qui sotto tutti i nomi dei vari componenti perché questo comodino, questo che vado a realizzare, è l'unione di tre elementi diversi. Uno è Platza, ecco qui. Gli altri due non so pronunciarli, vi metterò qui sotto i nomi, ve li scriverò così riuscirete a capire di cosa si tratta. Quindi andando ad acquistare dei singoli componenti potremo andare a realizzare il comodino che avete visto nella miniatura all'inizio del video. Per assemblare il comodino avremo bisogno di una struttura Platza, un coperchio Spildra, un ripiano intermedio di questo nome impronunciabile e per finire delle ruotine Reel. Poi vi dirò il perché della scelta di queste ruote. Allora, iniziamo subito l'assemblaggio. Vi dico già che per fare questo lavoro non avremo bisogno di attrezzi, se non di un cacciavite a croce. Quindi se fate come me, procuratevi un set di cacciaviti, quelli con punte intercambiabili. Così insomma avrete già tutte le varie misure di cui avete bisogno. In dotazione, oltre al legno, avrete anche tutte le viti, tutte le chiavi, tutto quello che vi serve per fare il lavoro. Quindi non dovete preoccuparvi proprio di niente. La struttura Platza si monta incastrando, quindi avete già i tasselli già pronti, già nel legno, quindi non dovrete fare assolutamente niente, semplicemente incastrare come da istruzioni i vari componenti. Mi raccomando, fate attenzione perché il legno è abbastanza delicato, comunque parliamo di un truciolare, quindi sotto quella patina bianca o comunque il rivestimento che trovate nei mobili, all'interno c'è comunque una struttura truciolare, quindi molto delicata, quindi fate piano altrimenti rischiate di spaccare poi i vari incastri. Non abbiate comunque paura di fare un po' di forza per fare in modo che i vari incastri arrivino in sede definitivamente. Mi raccomando, rispettate sempre i versi, altrimenti rischierete veramente di montare il mobile e poi accorgervi che la parte interna è finita esternamente e viceversa, quindi fate sempre attenzione solo a questo piccolo dettaglio. In ogni caso, se doveste sbagliare non preoccupatevi perché trattandosi solo di incastri sarà sufficiente sganciare poi i componenti che avete agganciato e invertirli nell'ordine giusto. Ecco, questa è la struttura. E adesso andiamo a inserire il pannello posteriore. Ecco, qui ho commesso un piccolo errore a cui poi ho posto riparo. Ho infilato il foglio al contrario, la parte bianca deve rimanere internamente, quindi infilatelo al contrario questo foglio, in modo che la parte grigia, quindi la parte non colorata, rimanga a contatto col muro, quindi non ce l'abbiate a vista. In ogni caso, anche qui per fissarlo, adesso vedete semplicissimo dei tassellini di plastica con dei piccoli chiodini di plastica che si infilano dentro. Ecco qui, questa è la scatoletta delle viti e dei componenti che vi danno con la struttura Platza. Sono tutte clip a incastro, quindi niente che non sia semplice da mettere e niente che poi non possa essere rimosso per eventuali correzioni come ho fatto io. Ad ogni modo, anche se ho sbagliato inserendo questo foglio mettendolo al contrario, cioè mettendo la parte interna esternamente, non è stato assolutamente difficile smontarla, anzi semplicissimo, e l'operazione comunque era venuta bene lo stesso, anche perché sono tutti perforati questi pannelli, quindi non avrete proprio il rischio di sbagliare. Ecco, poi in ultimo si agganciano questi tacchetti che all'inizio non capivo bene a cosa servissero, ma alla fine del video vi farò vedere qual è la loro funzione, anche se comunque già nelle istruzioni è indicato il motivo per cui vengono dati in dotazione. Questi poi andranno nella parte alta del mobile, quindi adesso noi stiamo lavorando con la struttura a testa in giù, quelli poi risulteranno nella parte alta. Adesso andiamo a mettere, non lo pronuncerò mai questo nome, andiamo a mettere il ripiano interno, anche qui fornito con i suoi tassellini per agganciarlo. Come vi ho detto, il mobile è già preforato, quindi dovrete soltanto scegliere a che altezza posizionare il ripiano. Ecco qui, scatoletta con
tassellini. Abbiamo 4 tasselli, eccoli qua. Infiliamo la parte filettata nei fori che trovate nel mobile e poi basterà solo abbassare il ripiano e, come nel caso precedente, premere finché si agganciano gli incavi che ci sono nel ripiano nei vari tasselli. A questo punto andiamo a mettere le basi, quindi le ruote. Allora, questo mobile viene fornito con Ikea ti suggerisce di acquistare dei piedini che andrebbero avvitati in quelle 4 viti che voi vedete, in quelle 4 sedi che si vedono lì sotto. Io però ho optato per queste 4 ruote della serie Drill, ovviamente posizionate lì bene. Ecco, questa è l'unica cosa che differisce dal montaggio Ikea, cioè avrete bisogno delle viti filettate per le autofilettanti per legno e il cacciavite per avvitarle. Come vi ho detto, sono pannelli abbastanza delicati, comunque dovete andarci piano, quindi quando andate a forare tra le sedi per le viti premete delicatamente in modo da bucare il pannello laminato che c'è esternamente, ma in modo da non spaccare quello che poi c'è dentro. Con una vite, ve lo dico perché con una vite ho premuto troppo ed è entrata senza avvitare, quindi non ha più la presa che le viti devono avere, c'è presa sul legno. Quindi una volta che con un pennarello vi siete segnati la posizione delle viti, poi potrete andare ad avvitare e fissare le ruote. Questa è una scelta personale, quella di mettere queste ruote. Sono comunque ruote molto piccoline, un'altezza di 5 cm. Ed ecco qui, fissate le 4 ruote. Mi raccomando, state tranquilli che qui sotto in descrizione vi metterò il link di tutti i singoli componenti che ho acquistato per comporre questo comodino. Ecco qui. E adesso, per finire, andiamo a posizionare il coperchio della linea spiltra. Eccolo, da delle dimensioni un attimino più grandi rispetto alla base ed è semplicemente di rifinitura, diciamo. In questo caso viene fornito senza viti, anche perché non ha viti, potremmo semplicemente incastrare, o meglio, viene fornito con dei tassellini di plastica. Io però ho deciso di utilizzare delle sedie di alloggiamento filettate che vi forniscono col mobile Platza, quindi con la struttura di base. Quindi ecco qui, vedete, queste sono le sedie filettate che ci sono su Platza e questi sono i 4 agganci filettati che potete avvitare nei buchi che trovate nel mobile. Ecco qui, tutto materiale in dotazione col mobile, quindi con la struttura base. Quindi andremo a fissare queste strutture filettate nelle sedie di alloggiamento e poi con delle viti sempre fornite col mobile principale andremo ad avvitare in maniera, diciamo, stabile e definitiva il ripiano al mobile. Ecco, operazione semplicissima. Se non avete un cacciavite snodato dovrete sganciare il pannello centrale, quello che avete messo, la mensola centrale, ma ragazzi, niente di particolare, niente di complicato. Fate piano ovviamente per non rompere il legno, ma lo fate veramente facilmente. E adesso siamo praticamente sul finire. Io spero che questo video vi sia piaciuto, abbiate apprezzato il lavoro che ho fatto e avete potuto trovarlo interessante, soprattutto per la scelta dei componenti per potervi creare questo piccolo comodino, anche se non viene venduto direttamente come vi dicevo. Ecco qui, questo è quello che vi dicevo. I tacchetti che abbiamo messo all'inizio, questi servono semplicemente come spessore nel caso in cui abbiate un battiscopa, per evitare che se si va a spingere il comodino verso il muro poi possa inclinarsi, perché ovviamente c'è il battiscopa che fa da spessore. Se questo video vi è piaciuto vi invito a mettere mi piace qui sotto e condividerlo con le altre persone che possono trovarlo interessante. Vi invito anche ad iscrivervi al canale e attivare la campanella per stare sempre aggiornati su tutte le mie pubblicazioni. Vi ringrazio per aver visto il mio video, vi auguro una buona continuazione nel canale e una buona visione degli altri miei contenuti.